Benvenuti amici di Vino Divino, quest'oggi affrontiamo un importante tema, ovvero quello dei parassiti all'interno del nostro orto o del nostro giardino o che colpiscono le nostre piante, i nostri fiori. L'altra volta abbiamo creato una bomba contro afidi e cocciniglia, soprattutto la fastidiosissima cocciniglia che in questo periodo dell'anno col calore e con l'umidità che aumentano si sta riproducendo a macchia d'olio. Quindi basta che una pianta del nostro giardino sia stata colpita dalla cocciniglia che nel giro di 15-20 giorni tutto il nostro giardino, tutto il nostro orto verranno colpiti dalla cocciniglia. Quindi dobbiamo fermare in tempo questa infestazione, questa vera e propria infestazione, ma siccome, cari amici di Vino Divino, noi siamo bio e amiamo la natura, dobbiamo cercare di utilizzare il meno possibile, se non utilizzare proprio la chimica. Nello scorso video, che ha avuto un ottimo risultato di visualizzazioni e vi ringrazio per questo, nello scorso video abbiamo fatto una bomba a base di olio di neem. Siccome l'olio di neem non è reperibile per tutti, è difficile da trovare, chi lo deve ordinare su internet, chi deve andare in un'erboristeria, e l'olio di neem non è proprio un prodotto economico, soprattutto si acquista olio di neem biologico. Oggi vi faccio vedere come con all'incirca 40-50 centesimi di sapone riusciamo a distruggere la nostra cocciniglia. Quindi un prodotto molto economico, anche perché sia i prodotti chimici che i prodotti biologici in vendita nei negozi specializzati per il giardinaggio per combattere afidi e cocciniglia costano diciamo dagli 8 ai 15 euro. Quindi sono molto costosi. Siccome a volte abbiamo dei giardini grandi, degli orti molto grandi, costerebbe un bel po' fare la disinfestazione. Noi oggi andiamo a fare una disinfestazione con un sapone che costa circa 1,30 euro, 1,40 euro al supermercato. Ecologico, biologico, di origine naturale, 100% di origine naturale. Vi avviso già che se raggiungeremo almeno i 200 mi piace, vi proporrò ancora un altro video che parlerà di disinfestazione biologica. Quindi mettete mi piace, così il video verrà condiviso. Allora, partiamo dal prodotto, della materia prima di quest'oggi. Abbiamo del sapone di Marsiglia naturale. Eccolo qua. Questo l'abbiamo comprato direttamente a Marsiglia, ma possiamo comunque trovarlo nei negozi specializzati biologici o comunque nei negozi che vendono prodotti francesi. Questo è il sapone naturale di Marsiglia. In alternativa oggi utilizzeremo il Winnis, che è un sapone sempre naturale, eco natura, a basso impatto ambientale, ed è un sapone di Marsiglia. Come potete già leggere dall'etichetta, il sapone di Marsiglia può essere usato per il bucato e anche per l'igiene personale. Quindi abbiamo già una doppia valenza, noi ne faremo la trivalenza, cioè anzi la quadrivalenza, perché il sapone di Marsiglia lo possiamo usare intero nei nostri armadi e profumerà tantissimo le vostre camicie, i vostri vestiti, sembreranno appena lavati una volta usciti dall'armadio. Basta aprire la confezione e appoggiarlo all'interno dei nostri cassetti o armadi. E la quarta cosa sarà affrontare appunto la cocciniglia e gli afidi che colpiscono le nostre piante con il sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia, perché si chiama sapone di Marsiglia? Perché ovviamente viene da Marsiglia. La ricetta originale pare sia marsigliese. Ma da dove proviene realmente il sapone di Marsiglia e che cos'è? Il sapone di Marsiglia non è un sapone naturale di origine araba. Pare che siano stati appunto gli arabi
del Nord Africa a portare questo sapone in Europa. Marsiglia, come sapete, è un porto di mare importantissimo, uno dei porti più importanti di tutta l'Europa, quindi questo prodotto è stato assorbito dalla cultura locale francese hanno iniziato a produrlo e quindi il sapone è divenuto di Marsiglia, ma in realtà è un sapone di origine araba. Viene composto, questo sapone viene composto da olio d'oliva, quindi è naturale. La parte grassa della saponificazione è olio di oliva. Come sapete, l'olio d'oliva è una sostanza grassa, il sapone si produce è una cosa che sembra scontata, ma non lo è, dal grasso. Col grasso puliamo il grasso, spesso e volentieri. Quindi il sapone si produce o da grassi animali, quindi il lardo di maiale, eccetera, eccetera, o da grassi vegetali, quindi vari oli, eccetera, eccetera, ma nello specifico il sapone di Marsiglia viene prodotto dall'olio di oliva. Perché l'olio di oliva? Perché l'olio di oliva era presente nel Nord Africa, nei paesi del Nord Africa, come sostanza grassa, e quindi era una sostanza molto diffusa e da lì producevano il sapone. Lo stesso vale a Marsiglia, anche Marsiglia ha una discreta produzione di olio d'oliva e quindi anche a Marsiglia si produceva sapone dalla saponificazione dell'olio d'oliva. Olio d'oliva insieme alla famosa soda, ecco, così avviene la saponificazione. Magari in un prossimo video vi farò vedere come avviene la saponificazione. Noi ci abbiamo provato in passato ottenendo discreti risultati. Quindi sapone di Marsiglia col caratteristico odore dato spesso e volentieri dalla presenza di citronella, in pratica, quindi lemongrass o altre erbe. In questo caso è 100% olio d'oliva. Qui abbiamo il classico sapone di Marsiglia e poi abbiamo il sapone, diciamo, profumato alla lavanda, che è molto tipico ed è buonissimo. Questo è veramente uno dei ricordini che da Marsiglia dovete per forza portare, oltre al sapone nero, che anche un giorno vi spiegherò che cos'è. Il sapone nero a base sempre di olio d'oliva liquido, serve per tutto, per gli animali, per la casa, per il bucato, per fare i massaggi, per la pelle. La cosa sorprendente del sapone naturale di Marsiglia è questa, che potete utilizzarlo anche per lavare voi stessi, gli animali, gli ambienti domestici, insomma, se è naturale. Quindi io vi consiglio in ogni caso di non comprare i saponi tipo Marsiglia che si vendono al supermercato, perché molto spesso sono tipo Marsiglia, solo con l'odore di Marsiglia, ma sono a base non proprio naturale, magari c'è del chimico di mezzo. Quindi comprate sempre prodotti di qualità e vegetali. Hanno più o meno lo stesso prezzo, quindi vale la pena comprare i prodotti di qualità. Ma torniamo a noi. Cosa ci serve per fare un buon prodotto anti cocciniglia, anti-afidi, antiparassitario? Ci serve del sapone di Marsiglia, ve l'ho fatto vedere, dell'acqua possibilmente calda ma non bollente per favorire lo scioglimento del sapone. Abbiamo riciclato, qui c'era dell'olio di Nim all'interno, abbiamo riciclato uno spruzzino, se ne avete uno più professionale potete utilizzare anche quello, uno spruzzino da 750 ml, ovviamente a seconda delle dosi, della grandezza dello spruzzino cambiano le dosi, quindi se prendete uno spruzzino più grande raddoppiate la dose, insomma. E poi abbiamo bisogno di una bilancia e di una ciotola per pesare il nostro sapone vegetale e una grattugia per rendere il nostro formaggio, ecco, perché mi viene sempre fame quando penso alla grattugia, penso subito alla pasta al sugo, il nostro sapone in scaglie, va bene? Allora, iniziamo subito. Abbiamo bisogno di 80 grammi di sapone di Marsiglia disciolto in acqua, 750 ml di acqua. Guardate che bello il sapone.
di Marsiglia, molto profumato, e andiamo a grattugiarlo così. Abbiamo detto 85 grammi di sapone per litro, quindi noi utilizziamo uno spruzzino da 75 ml, quindi utilizzeremo più o meno 60 grammi di sapone in uno spruzzino del genere. Voi vi regolate in base diciamo, alla grandezza del vostro spruzzino. Acqua calda, tiepida, andiamo a disciogliere, ecco qua, il sapone nell'acqua. Ecco qua. Ecco qui. Andiamo a sciogliere bene bene bene. Ci vogliono all'incirca 24-36 ore, dipende dalla temperatura atmosferica, per sciogliere bene il nostro sapone di Marsiglia nell'acqua. Quindi più fa caldo, meno tempo ci vuole. Addirittura d'inverno ci vogliono almeno 10 giorni affinché il sapone si sciolga completamente. Ogni giorno bisogna ricordarsi di girarlo, sbatterlo all'interno dello spruzzino. Ed ecco qua, diamo una bella rimestata. Benvenino. Cosa farà il nostro sapone in Marsiglia? Andrà letteralmente a occludere le vie respiratorie della cocciniglia. In questo modo la cocciniglia non potrà più respirare e quindi morirà in pratica soffocata. Vi consiglio di applicarlo a giorni alterni, un giorno sì e un giorno no, al calar della sera, perché è il momento in cui le cocciniglie sono più attive. Spruzzando direttamente la nostra soluzione a base di sapone naturale di Marsiglia, spruzzando la nostra soluzione direttamente sugli animaletti. Ecco, la cocciniglia è bianca, si muove molto lentamente, quindi andrete a spruzzarla sugli animaletti. Ecco qua, riempiamo il nostro spruzzino, eccolo qui, e aspettiamo 24-48 ore finché il sapone di Marsiglia si scioglie completamente. Ecco, tutti i giorni. Ed eccoci amici, benvenuti nel mio orticello. Sono trascorse 48 ore. Il nostro prodotto a base di sapone di Marsiglia contro la cocciniglia è pronto. Guardate questa pianta di pomodori, guardate che bei pomodori, fai vedere un po' di pomodori, ecco qua, stanno per maturare dei bei pomodori, ed ecco la nostra pianta infestata, come potete vedere, in più punti, anche qui se vedete, infestata dalla cocciniglia. Andremo a spruzzare al calar della sera, siamo verso le 6 del pomeriggio, andremo a spruzzare il nostro sapone di Marsiglia che occluderà con la sua viscosità le vie respiratorie della cocciniglia e quindi la farà morire lentamente. Un giorno sì, un giorno no, ricordatevi di fare questo trattamento. Il nostro spruzzino, eccolo qua, guardate, è bello denso e siamo pronti per il trattamento. Ecco qua, vedete? Non fa male alla pianta, assolutamente. Guardate che si forma questa viscosità sulla pianta, vedete? Questa cremina a base di sapone in Marsiglia non fa male alla pianta ed è un prodotto assolutamente biologico che andrà pian pianino a sterminare i nostri parassiti. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, condividetelo sui social e soprattutto continuate a seguirci su vinodivino.wine, che è il nostro sito ufficiale. Alla prossima, ciao ragazzi!